Ciao amici del bosco! Oggi vi facciamo vedere l'orto di Gioele. Ognuno si faccia i suoi orti. Iniziamo dove tutto è iniziato. Ebbene sì, questo è il primo pezzo di orto che ho fatto nella mia breve ma intensa carriera agricola. Sto costruendo la mia piccola azienda agricola partendo proprio da qua. Scusa, quanti anni avevi quando hai iniziato? 20 anni. Avevo iniziato perché volevo solo farmi un po' d'orto e poi che cosa è successo non lo so. Diciamo che lo spazio non mancava e quindi mi sono sbizzarrito finché poi lo spazio invece di non mancare non bastava e allora mi sono ingrandito fino a che mi piaceva proprio tanto raccogliere i miei ortaggi e allora ho deciso di farla diventare una cosa più grande di una passione. Oggi raccontiamo l'esperienza di Gioele, ma raccontiamo anche un territorio. Siamo tra Lucca e Pisa, in una terra che è stata coltivata da tanto tempo, addirittura questa era l'area di un convento. Se per caso non lo conoscete Gioele, andate a vedere il suo canale. Invidio molto questo radicchio rosso perché a me non mi è venuto quest'anno. Questa è tutta una questione di tempistiche. Intanto si vede molto bene come sono stati disposti, che hanno creato praticamente un tappeto sul terreno. Questo si fa nelle tecniche biointensive per massimizzare la produzione. E quando li hai messi? I tempi migliori sono proprio alla fine dell'estate, in modo da dare quella spinta iniziale alla pianta che ha bisogno e riceve dal calore del clima. Le mie zone sono veramente molto ricche e questa è una grandissima fortuna. Questo terreno è sempre stato coltivato, in principio veniva coltivato dai frati e quindi insomma i frati sapevano bene dove andare a coltivare e dove si trovavano le risorse giuste per un ottimo raccolto. La storia è molto più lunga dei frati e basta, perché Badia di Cantignano deriva da Cantinius, che è un legionario romano al quale era stato donato il terreno, che adesso questo è chiuso dentro un muro, ma quando veniva donato a un romano probabilmente conteneva anche tutte le montagne che vedi intorno e gli era stato dato in congedo per coltivare la terra nella sua, diciamo, pensione. Quanto è grande il tuo orto? Sono all'incirca 6.000 metri quadri, coltivati 3.000 scarsi, diciamo. In quanti siete a lavorarci? Allora sono io, me stesso, Gioele. poi viene Gioele ogni tanto, litighiamo spesso, ci sono diverse diatribe. Tutta questa roba non è per il tuo consumo personale, tu hai messo su una vera azienda agricola e hai una clientela, giusto? Esatto, sì, da circa 6 mesi, partita la gallina, da circa 6 mesi ho iniziato a fare una piccola vendita qui in loco per ampliare il mio progetto, nutrirlo un po' anche con la comunità e la clientela si è dimostrata veramente interessata non soltanto ai prodotti ma soprattutto ai metodi di coltivazioni e alla qualità poi che ne viene fuori. Quindi vengono anche a passeggiare nell'orto? Soprattutto, sì, anche perché io faccio la raccolta in diretta mentre vengono i clienti, quindi vedono quello che viene coltivato e come viene coltivato. Quindi... E che è proprio fresco, diciamo. E che sì, molto fresco. Soprattutto da quando ho iniziato a condividere... Aiuto! Soprattutto da quando ho iniziato a condividere le mie esperienze mi sono accorto di una community gigantesca di persone interessate e di giovani che hanno voglia di mettersi in gioco e che hanno voglia di mettere le mani nella terra, di imparare cose che appartenevano alla tradizione o che sono sempre appartenute a anziani agricoltori che invece oggi stanno tornando tantissimo nella società moderna. Ho imparato che le persone sono tante, sono tutte interessate, che se si parla con il cuore, secondo me, si può veramente arrivare alle persone e questo ti viene dimostrato poi con i gesti che ricevi indietro. Doni di semi, visite inaspettate, interesse anche proprio alla tua salute, alla tua persona che non ti aspetteresti mai da uno sconosciuto ma che è bellissimo, cioè non c'è niente di meglio di uno scambio umano al mondo. Inizialmente sono stato ispirato ai market gardener, che è questo grande movimento che è nato soprattutto in America. In realtà penso nasca in Francia
però si è sviluppata molto in America, soprattutto nelle fattorie urban, in un ambiente più urbano, dove lo spazio era veramente ristretto. Adesso sta prendendo piede molto anche in Italia, non tanto per gli spazi ristretti, perché comunque ce ne sono tante di zone rurali nel nostro paese, però si abbina bene a un modello che prevede pochi investimenti, soprattutto economici iniziali, e quindi rende accessibile l'agricoltura anche professionale un po' a tutti, diciamo. Mi piace il fatto di partire con quasi niente, tutto attrezzi manuali, lavorazioni minime del suolo per ridurre non soltanto magari gli investimenti veramente economici iniziali che rendono poi l'attività possibile a tutti, ma anche l'impatto ambientale, quindi acquistare meno anche carburanti e lavorazioni meno invasive per il terreno. Allora Gioele, che terra hai? Vediamo. La composizione secondo me è principalmente limosa. Degli scavi hanno mostrato un grande strato di limo che probabilmente è stato dato da un'inondazione della zona, anche perché qui siamo in una valle ricchissima di acqua, quindi è facile che l'acqua defluisca portandosi dietro il letto del fiume. Come intervieni per rendere questo suolo più docile e ricco per la coltivazione? Mi sono accorto che lavorarlo con rispetto ha i suoi vantaggi, soprattutto per quanto riguarda la profondità. Questo terreno è un terreno che non è stato lavorato con nessun trattore, non gli è stata fatta nessuna lavorazione profonda da circa 5 anni e l'anno scorso puramente per curiosità mi sono messo a scavare con un vanghetto, sono andato giù quasi 1 metro. Le radici hanno tutto lo spazio che vogliono. Esattamente, aggiungo materia organica. Quest'anno ho aggiunto la lettiera di una stalla per cavalli, cercherò di farlo il più spesso possibile. È un po' pericoloso, c'è il rischio di portare cose che proliferano tra le feci dei cavalli, che invece in natura magari non si troverebbero così concentrate. Oltre al limo ovviamente il terreno si può dire che è a medio impasto, è presente una buona percentuale di sabbia perché si nota bene come anche stringendo tra le mani una piccola percentuale di terreno facilmente si disgrega schiacciandola, e in più si notano molti aggregati nel terreno che vengono dati da una buona fertilità, una presenza di sostanza organica. Poi vedo che ancora stai mettendo le insalate. Sì, la coltivazione non si ferma, anche perché insomma è importante mantenere una certa scalarità. Quindi dopo ti aiuto, Consiglio di studiare tanto, di farsi una cultura, di non lasciarsi influenzare solo da quello che ci piace di più e che ci sembra più giusto e accurato, ma prendere tutti i pareri, metterli tutti in atto e poi con le nostre esperienze vedere cosa veramente funziona per noi, qual è la tecnica migliore, se così si può dire, perché poi non esiste la tecnica, esiste il tuo modo di fare le cose. Le aree coltivate le chiami prode, io questa parola non la conoscevo, anche se mi sa che è toscana. Sì, ha un'origine toscana, esattamente. Per me il bancale o la proda, come si vuole chiamare, è sacro. Succede di frequente che chi mi viene a trovare magari non è molto pratico, mette un piede sul bancale e sì, questa è cicoria Catalogna, si mangia cotta come gli spinaci. Ogni tanto si sentivano le galline, ce ne hai parecchie, che ruolo hanno qua nel lavoro dell'orto? Hanno un ruolo molto importante, perché dire che le galline servono per una produzione di uova è molto riduttivo. Più come ci insegna la permacultura, insomma, bisogna trovare diversi scopi e diversi utilizzi a ogni input che mettiamo nel nostro orto. Per quanto mi riguarda è quasi più importante la loro funzione di fertilizzazione, regolazione dell'ecosistema, aumento della biodiversità. Anche soltanto la presenza e la compagnia a volte è veramente d'aiuto. Quando mi deciderò a mettere su anche io le galline, voglio un pollaio come il tuo, che l'hai fatto tu a mano. L'ho costruito pezzo per pezzo, esatto. Sì, è un pollaio che è studiato apposta per essere spostato facilmente, infatti le ruote da bicicletta molto grandi servono per rendere più facile il trasporto e con un baricentro, diciamo, per non rendere troppo faticoso il sollevamento di tutto il pollaio.
Le galline vanno all'interno del pollaio soltanto la notte, infatti non è di grandi dimensioni, ma è più che sufficiente per una ventina di galline che stanno appollaiate sui loro posatoi. E poi io tengo diverse razze proprio per aumentare la biodiversità. In quale aree le fai ruotare le galline? Nell'orto principalmente, e come ti ho detto prima che ho aggiunto la lettiera di stallatico, al posto di quella si può far ruotare le galline, quindi per esempio in un'altra parte nella quale non ne avevo a sufficienza, ce l'ho tenute per un paio di mesi. E Hanno fatto loro il lavoro. Hanno fatto il loro lavoro. Però ti distruggono le prode quando stanno là a razzolare? Sì, fanno un po' di confusione, però in superficie un po' di areazione ci sta. Qui per esempio c'avevo l'aglio prima, ho tolto tutto l'aglio, poi ho ripulito un po' il sopra e il terreno, ogni bancale, questi mi sembra che siano 5, lunghi una ventina di metri, poi li ho forcavangati tutti a mano con la grelinetta. No, questi con la forcavanga normale. Giornate di sudore, però sai che c'è, poi ne vale la pena perché si vedono i risultati. Rifarei tutto perché sono le esperienze che ti portano a imparare le cose. Difficilmente si trova una cosa che non è stata utile per ciò che sei oggi. Siccome io sono felice di ciò che sono e ciò che ho creato, sinceramente rifarei le cose, non dico esattamente così perché sennò mi annoierei, però il percorso è quello giusto. Qui sotto per esempio c'è lo zafferano. Ah, anche tu hai fatto il famoso bancale di zafferano. Esatto, sì. Sono stato minacciato da Matteo. Ok, però vedo che non hai diserbato tanto lo zafferano. No, in realtà è cresciuto quello che doveva crescere. Ora spero che non inizino a spuntare niente, taglierò l'erba e poi aspetterò che spunti il fiore. Poi hai un bellissimo panorama, qua c'è la montagna, ci sono un sacco di boschi, questo ti aiuta, ti crea problemi? Sicuramente, soprattutto la mattina si sentono tantissimi uccellini cinguettare, è veramente un tripudio. E quelli aiutano a controllare tutti gli insetti, i parassiti, controllano, no? Sì, anche per esempio quest'anno non ho avuto nessun problema di cavolaia. Cioè, in prevenzione si fa un trattamento col bacillus, che è proprio quello più naturale che c'è. Ok, l'hai fatto? No. No. Perché lo dovrei fare? Cioè, facendo un giro ho notato giusto 2 piante, ho tolto i bruchetti. L'anno scorso c'è stata proprio un'annata di invasione di cavolaia, quest'anno l'opposto. Però speriamo che continui così. E a proposito di biodiversità, Gioele, qui hai un sacco d'acqua, anche diciamo ruscelli che scorrono, questo comunque è molto utile. Esatto, questi sono canali per l'irrigazione dei campi e vengono spesso popolati da piante, insetti, animali. Quindi non ti serve fare lo stagno, ce l'hai naturale? Sì, è uno stagno scorrevole questo. Questo è il ruscellino che viene utilizzato per annaffiare i campi e a dire la verità in estate ci avevo quasi pensato a farlo perché ho una zona dove ci tende a ristagnare molto l'acqua, probabilmente c'è una polla dal sotto, non a caso è vicino al pozzo. Quindi se c'è un elemento caratteristico di questo luogo è la presenza di acqua, hai un pozzo dove l'acqua praticamente affiora a superficie, è necessario fare dei canali di scolo altrimenti l'orto sarebbe troppo bagnato, però questo rende diciamo la tua situazione particolare, diversa da tante altre, quindi quando diamo informazioni su come fare un orto bisogna capire qual è la condizione di partenza. Gioele in questo è fortunatissimo. Sì, moltissimi lo definirebbero una situazione idilliaca, in realtà ha anche dei risvolti negativi perché è facile che alcune piante marciscano, è facile che con i ristagni si creino anche colonie di zanzare o parassiti. Mamma mia che finocchi bellissimi che hai! Eh sì, questa è la zona più umida infatti e dove metto di solito piante a foglia che hanno bisogno di tanta umidità e l'anno scorso in questo pezzo avevo coltivato dei fagioli. Questo è un perfetto esempio di orto biointensivo dove la vegetazione crescendo copre il terreno e lo ripara dagli agenti atmosferici, le intemperie. Di fronte a questi bellissimi finocchi voglio fare una riflessione sulla pacciamatura che io consiglio sempre, però anche parlando con Gioele emerge che forse non sempre è la scelta più sostenibile. Poi ricordiamoci che pacciamatura è anche la copertura che fanno gli stessi ortaggi. Gioele, come ti sei approcciato per esempio nel caso dei finocchi? È vero che mantenere il suolo coperto e riparato
lo protegge soprattutto il compattamento e gli agenti atmosferici che dilavano. È anche vero che non c'è il modo giusto per coprire il terreno, non esiste, esistono soltanto tantissimi modi e secondo me quello con della vegetazione è uno dei modi migliori. E quindi lasciare che le piante sviluppino un apparato fogliare abbastanza grande da coprire tutta la superficie del nostro orto. Vedo che anche Joele ha la Grelinette, facendo praticamente tutto a mano, tutto da solo. Gli attrezzi sono fondamentali, quindi quali sono le tue scelte? Gli attrezzi sono essenziali, direi. E per evitare l'utilizzo di un trattore grande, ingombrante con molti consumi, io uso la Grelinette per le lavorazioni profonde, Grelinette o forcavanga, questa diciamo che è un po' più resistente, quando si va nel duro questo aiuta molto. Per la superficie ho un motocoltivatore, poi utilizzo tantissimo il sarchiatore, quello con la lama. Per formare le prove utilizzo dei rastrelli un pochino più pesanti per lavorare anche un po' la superficie zappettandola e interrare magari un po' di materia organica, e poi uso un assolcatore per piantare bulbi. Poi ogni attrezzo sarebbe anche bene adattarlo proprio alle proprie esigenze, modalità di lavoro, altezza, fisica, insomma tu l'hai fatto questo. Esatto, anche per una certa comodità nell'utilizzo. Infatti di solito questi cerchietti vengono venduti con un manico molto più corto, io ce l'ho messo più lungo per mantenere una postura più eretta, e poi ho piegato queste punte per renderlo un po' più funzionale e le ho strette per farle entrare in tutti i pertugi tra una piantina e l'altra. Allora, io di solito ascolto la musica mentre lavoro perché ti dà quella carica necessaria per fare lavori pesanti. Lo farò anche io allora! Io vado anche un po' di violenza. Va bene, via, brava Francesca, ci siamo. Dai, sono stata promossa? Sì, sei assunta. Allora io vado, ci si vede tra un'oretta. Tu sei iscritto al canale del Bosco di Ogigia? Ma io sono almeno 10 anni che sono iscritto al canale. Prima di crearlo proprio. Esatto. Io sono iscritta al canale di Joele Pofferi. Se volete imparare meglio la sua tecnica, conoscere le sue lavorazioni durante l'anno, andate a vedere il canale. Noi continuiamo. E si finisce il lavoro. Ok, grazie Joele di questa visita al tuo orto. E mettete Joele se questo video vi è piaciuto nei commenti, giusto? Ciao! Ciao! E facciamoci gli orti nostri. Che stile.